Bentornati a tutti sul canale, mi chiamo Sergio per chi non lo sa ancora e se mi cercate sulla PS sono Sergionet. Allora, quest'auto che vedete qui, questa Civic Sir 2 del 93, è una richiesta che mi ha fatto Johnny. Hi Johnny, un amico che saluto, da portare quest'auto da portare a Tokyo. Ora, siccome mi sono trovato bene, ho detto, sai che, oltre che a Tokyo, la porto anche a Le Mans. E difatti oggi vi farò vedere quest'auto con due setup distinti per Tokyo e uno per Le Mans. Andiamo a vedere prima di tutto dove si acquista però l'auto. Quest'auto in particolare la troviamo solamente nel negozio delle auto usate. Non so se c'è ancora in questo momento in cui guarderete il video, però insomma ai tempi girano ogni tanto per cui non ci sono problemi. Andy ci dice che appunto quest'auto è la versione diciamo sportiva della Civic, questa Sir 2, e quindi è un'auto che si può portare abbastanza bene in gare, anche se va un po' pompata. E difatti noi adesso vediamo come la dobbiamo sviluppare per poterla portare avanti. 52.000 crediti ci si può stare tranquillamente, cosa di più lo swap che i crediti, che l'acquisto dell'auto. Comunque, andiamo come prima cosa a duplicare il setup, perché è una cosa che suggerisco sempre di fare quando si compra tutte le auto nuove, almeno abbiamo una base di partenza per costruirci i nostri setup tranquilli. Qui possiamo sempre tornare all'inizio. Per swapparla o andate in qui, se chi ha già il motore possibile acquistato o trovato con vari biglietti, oppure dobbiamo farlo da GT Auto. Quindi andiamo, usciamo, andiamo qui dalla schermata principale in GT Auto, nella prima parte, e qui in fondo c'è sostituzione motore 137.500, come dicevo costa di più lo swap che l'auto stessa, e intanto cambiamo la tipologia di motore, gli mettiamo questa bella bombetta. Ok, fatto questa prima cosa, andiamo a fare la seconda, che è l'allargamento della carrozzeria. Quindi altra animazione della Polifoni molto simpatica, e allarghiamo la carrozzeria. Buono, una volta fatto questo andiamo a sistemare tutto il resto della carrozzeria. Quindi andiamo prima di tutto partiamo nella personalizzazione con le ruote. Eccole qua, perfetto. Le ruote potete scegliere quelle che volete. Vi suggerisco io, per usare questo setup, di mettere 17 pollici, dimensione del cerchione largo e l'eccentricità larga, quindi tutto largo e 17 pollici. Poi di qua andiamo nelle parti personalizzate, avantreno mettiamo tipo B e installiamo, fianchi anche questo tipo B e installiamo, retrotreno tipo B e installiamo, e l'alettone mettiamo il tipo B. Tipo A non mi piaceva, preferisco il tipo bello differente dalle altre tipologie di macchine, diciamo così. L'ultima cosa, mettiamo la gabbia di sicurezza del tipo C, quella bella corposa. Bene, quindi abbiamo già fatto tutto quello che c'è in GT Auto e andiamo adesso a vedere in negozio quello che dobbiamo comprare. Ricordiamoci che faremo due gare, Tokyo e Le Mans, quindi non solamente per una, né Tokyo né Le Mans, tutte e due. Quindi facciamo un acquisto unico. Allora, riduzione del peso fase 1 certamente va fatta. Le sport dure, vanno prese le sport dure. Poi aumenta l'esagio, passiamo un attimo a Suprema e compriamo intanto l'albero a camme ad alto sollevamento S, siamo qui, prendiamo anche le VL e l'aumento all'esagio S. Torniamo in Sport Club e vediamo che l'aumento all'esagio dobbiamo prendere, l'albero a camme ci dovrebbe già essere, riduzione del peso fase 2, limitatore potenza e zavorra. Poi compreremo l'albero a gomiti da corsa e il computer personalizzabile, turbocompressore a medi regimi, l'LSD personalizzabile, la riduzione del peso fase 3 e l'aumento rigidezza della carrozzeria. Di qua aumento corsa, messa a punto motore, lavorazione dei condotti, di sotto intercooler, filtro e marmitta da corsa, si compra tantissime cose, uno dei due kit freni con le relative pastiglie, il collettore di scarico, di sotto il controller dei freni, le sospensioni personalizzabili, la frizione volano da corsa e il rapporto marce da corsa, ok? Di qua compriamo solo le gomme da corsa morbide, ok? Solo le morbide. Poi in estremo prendiamo le intermedie perché alle mani sicuramente una più girellina di solito la fa. Di qua abbiamo già visto e andiamo avanti a vedere il primo setup. Primo setup, quale facciamo? Tokyo Le Mans? Vabbè, andiamo a Tokyo. Primo setup, andiamo a vedere Tokyo. Eccoci qua. Tokyo Expressway
e la nostra gara, eccola qui. Andiamo e prendiamo il giusto setup. Eccole qua, si parte con le sport dure, poi queste sono le regolazioni delle sospensioni, il differenziale, poi abbiamo quello che riguarda la deportanza, 79 l'avantreno, 250 il retrotreno, 100 la regolazione di potenza, la zavorra 105 sul posteriore, mi raccomando posteriore, 100 anche il limitatore, 240 di velocità di punta e con queste regolazioni delle marce, ok? Si parte dal finale e si torna indietro. Poi, fatto questo, andiamo di qua, abbiamo comprato i medioregimi, li usiamo, eccoli qui, e poi c'è tutte le varie cose che abbiamo comprato da corsa, le frizioni, marmitte, freni, eccetera. Meno 5, quindi tutto sull'avantreno del bilanciamento dei freni. Queste sono le altre cose appunto che abbiamo comprato e che ci sono già installate. Ok? Fatto questo, facciamo partire la gara così parliamo 2 secondi della strategia da usare. Tokyo è una gara che vi divertirete parecchio perché ci sarà da soffrire, ma è il bello anche delle gare, se no si vince sempre troppo facilmente. Strategia. Allora, si parte con la mappatura 1 e la terremo sempre a 1, non ci sono problemi. Ora, per i nuovi vi dico sempre le solite cose, quello che non fatevi tamponare, non tamponate, questo perché? Per avere il 50% in più dei crediti relativi al bonus gara pulita poi in fondo. Quando arriviamo al tornante finale non tagliate i 2 cordoli, poi ve le faccio vedere dopo, ma soprattutto potete usare le barriere fin quanto ne volete, quindi tutte le cose, tutte le curve oppure no. Io la userò soltanto 2 volte in questa gara. Una è questa prima barriera che uso e vado e almeno la sfrutto per evitare collisioni e tamponamenti vari che ci potrebbero essere all'inizio. Poi la seconda volta la vedremo poi in fondo. Ok, qui vedete sono già appunto in quinta posizione e riesco diciamo ad avere un buon, c'è su Svillo che vuole superarmi, però lo riesco almeno per ora a tenere a bada. Questo è il tornante, Tom su Svillo che mi vuole superare, ma Remma ragazzi, cattivissimo. Questo è il tornante che vi dicevo da non tagliare i cordoli né di destra, questo di qua, né questo cordolo che spunta ora sulla sinistra, ok? Questo cordolo di sinistra non tagliatelo perché non toccate, non montateci sopra, se no perdete il bonus gara pulita. Intanto su Svillo mi ha superato e vabbè, tanto è una gara lunga, sono 12 giri. Al quarto giro, vedete, io sono in quarta posizione e comincio a superare con un sorpasso chirurgico Kokobun e passo in terza posizione. Ora, di solito in questa tipologia qui, di solito cosa succede? Succede che lui si ferma sempre Gallo. Gallo di solito al quarto, quinto giro si ferma. E difatti, eccolo qua, Gallo prende e si ferma ai box. Bene, noi ne approfittiamo. Che problemi ci sono? Quindi riusciamo in qualche maniera a bypassarle, a superare e a tornarci comodi in prima posizione. Quando superando anche su Svillo, che ecco qui lui non vuole lasciarmi strada, ma io cerco, me lo tengo dietro alla fine, ci riesco. Siamo al sesto giro, vedete? Dopo iniziato il settimo giro, su Svillo continua, non gli va bene che sia in testa io, è un bel testa a testa. Questa è simpatica questo pezzo perché io qui cerco di superarlo, cercando sempre di non toccarlo perché se lo toccate ed è proprio troppo forte va a finire che perdete il bonus gara pulita, non vanno toccati, quindi è dura, più un tocchettino c'è stato sicuramente, su Svillo mi ripassa, però io cerco di prendere l'interno perché all'interno riesco, ho un grip con questa auto fantastico, non riesco però a superare su Svillo perché riesce a chiudermi, cerco l'esterno ma l'esterno in questa curva è pericoloso, quindi è bene non usarlo perché sennò andate sulla pozza e sono cavoli. Però qui staccatona e via, qui non ce n'è per nessuno, da qui in poi sono alla grandissima, non mi riprende almeno in questo punto qui. Siamo all'ottavo giro, fine ottavo giro, mi fermo ai box, le gomme vedete anteriori sono un po' andate perché questa particolarmente questa auto consuma le gomme anteriori, posteriori sono integre, però faccio benzina preciso 4 giri e 3, 4 giri e 4 di modo che almeno ho il carburante necessario per finire la corsa. Riparto in seconda posizione con Gallo che si è appena fermato, quindi è tosta, non sono primo. Ed eccoci qui che all'inizio del 12° giro ho troppo distanza, 4 secondi, non l'avrei recuperato, quindi sfrutto la mia seconda barriera. Questa è la seconda barriera che sfrutto in tutto il circuito. Vado un po' veloce così vi porto direttamente a quando sono a ridosso dell'amico Cocoburn, così almeno vediamo
di superarlo, e difatti lo affianco e lo passo, eccolo qua, e me lo tengo dietro, e qui sono riuscito a tenerlo dietro. Guadagno quei 3-4 secondi che poi me li rifrega tutti sul rettilineo, quindi arrivo con poco più di 1 secondo e mezzo, 2 di vantaggio. Quindi la gara di sé per sé è bella, vedete, 1 secondo e 7, è bella tosta come gara, sicché è simpatica, perché almeno ci si diverte, non facciamo le solite gare che si vince alla stragrande. Bene, risolto Tokyo, andiamo a vedere l'altra gara che è a Le Mans, la SART, il circuito delle 24 ore. Eccolo qui, la gara è questa, e andiamo a vedere, a prendere il setup per questa tipologia di gara. Vedete gomme da corsa morbide, così almeno c'ho anche i PP vicino a 700. Queste sono le regolazioni, un po' diverse delle sospensioni, il differenziale è uguale, se non ricordo male, qualcosina di diverso anche sulla deportanza. Ovviamente la zavorra l'ho levata, quindi non ho niente, il resto rimane uguale. Qualcosa ho cambiato, mi sembra, sulla quinta marcia, quindi l'ho spostata leggermente per avere un pochino più di velocità, più di grinta, diciamo così. E qui il resto, come quell'altro, è tutto uguale. Vedete il meno 5 di qua, è tutto l'installato, quello che avevamo comprato nel negozio. Bene, andiamo a vedere la strategia per la SART, leggermente diversa da Tokyo, ma sempre abbastanza vincente, come sempre, se no non va bene. Allora, mettiamo mappatura 2 e la gara la svolgeremo quasi tutta a mappatura 2. Faremo 2 pit stop, fine del terzo, fine del sesto, soprattutto perché sia le gomme che le marce, cioè che il carburante saranno un po' ai limiti. Infatti vi dico, le marce cercate di metterlo a metà, 3/4 del contagiri. Quindi andiamo direttamente a vedere quanto fa il rettilineo. Vedete 2,95 più o meno, siamo lì. Ora forse l'ho anche... Se era meglio se staccavo 2 metri prima, così almeno andavo sul sicuro. Va bene, uguale, comunque, tanto per farvi vedere quanta è la velocità massima che riusciamo a ottenere con quest'auto. Alla fine del secondo giro passo in testa, vedete, Portiglia lo supero qui, e mentre McEwen si è appena infilato ai box, quindi passo in testa già al secondo giro. E siamo, vedete, il tempo si sembra rannovolare, benzina comunque ce n'ho 1,1, quindi siamo precisi, e le gomme cominciano ad essere quasi consumate. Alla fine del terzo giro l'acqua non arriva, le gomme davanti, le anteriori, sono un po' andate, quindi vi dico, cercate di stare attenti a quello che è il discorso del consumo, perché ecco perché vi dicevo di usare il contachilometri a 3/4, perché sennò benzina non ci arrivate e le gomme sono completamente finite, però regge piuttosto bene. Rifaccio il pieno totale, quindi piano totale, e si viaggia e si riparte quarta posizione. Ok, la mappatura rimane uguale, non mi pare che vada a piovere, almeno per ora, e io vado avanti per la mia strategia di gara. Quindi ripassiamo al fine del quarto giro e sono in testa perché Haywood si ferma, ecco, per guardare lui taglio, ma non mi dà la penalità perché ho mollato tutto, ho riaccelerato solo dopo che è finita il taglio della curva, poi sono rientrato in pista, quindi non mi dà la penalità, per fortuna, se no erano, tanto me le dà a piatte bischerate, comunque vabbè. Alla fine del sesto giro rigomme rosse un'altra volta le anteriori, mi fermo ai box e faccio benzina. Ho già messo, vedete, la mappatura 1, quindi mi preparo, quindi rifaccio appunto benzina, metto diciamo 2 giri, dai, più o meno a mappatura 1 bastano, basteranno 1,9, 2, va benissimo. Ovviamente cambio le gomme, così almeno mi faccio un bel giro fatto pieno, vedete, 1,9, un bel giro a tutta. Si fermano un po' tutti, vedete, anche gli altri. Comunque l'ultimo giro ve lo fate in scioltezza, tranquillamente, senza problemi, quindi anche senza pioggia quest'auto va alla stragrande. Si vince appunto in poco più di 30 minuti, vabbè, quello è normale, e con un bel po' di vantaggio sui secondi, per cui va bene. Quest'auto, devo dire, effettivamente mi ha un po' stupito, perché non mi aspettavo questa tipologia di reazione da questa Honda Civic, vedete, 25 secondi, quindi ringrazio appunto Johnny che mi ha permesso di usare quest'auto, così almeno ho trovato un'altra auto da poter sfruttare per farmare crediti, anche per divertirsi, soprattutto a Tokyo è una gara piuttosto divertente. Quindi ragazzi, se volete unirvi a noi nella chat di Telegram, inquadrate il QR code, e tanto siamo un bel gruppettino, ci scambiamo diverse notizie, aggiornamenti eccetera. Se volete lasciare dei commenti, fatelo pure, così almeno mi dite cosa ne pensate anche di questa auto, delle tipologie, se avete trovato dei settaggi diversi, quello che volete, nessun problema. Nei limiti del possibile rispondo anch'io sempre a tutti, o se no ci pensano le altre persone del gruppo, che sono gli altri amici che ci divertiamo tutti insieme.
Buono, ragazzi, grazie ancora per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Sergio.